piace l'abbigliamento country britannico? Sapete cos'è un fleece e il flat cap? Da diversi anni ormai vivo a Chawton, un villaggio nella bellissima campagna inglese del sud, e qui ho trovato il mio nuovo stile. Restate con me per scoprire quali sono i capi di abbigliamento tipici della campagna inglese, 4 outfit che io uso abitualmente e come anche voi potete creare il vostro perfetto British country style. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. In questo video vi parlerò dell'abbigliamento country britannico e di come il mio modo di vestire è cambiato da quando vivo nella campagna inglese. Molti di voi mi hanno scritto facendomi diverse domande al riguardo e così ho deciso di creare un video appositamente dedicato a questo argomento. Ovviamente lo stile country inglese è molto vario e io non ho la pretesa di poter esaurire l'argomento in un unico video, anche perché non sono né una stilista né un'esperta di moda. Quindi, oltre a darvi qualche informazione generale sulla storia di questo stile inconfondibile, direi, e indicarvi alcuni dei capi che non possono assolutamente mancare in un perfetto stile country britannico, quello di cui vi voglio parlare oggi è di come io interpreto questo modo di vestire così caratteristico. Allora, il cambiamento del mio modo di vestire è in realtà iniziato prima del mio trasferimento nella campagna inglese, sin da quando, 12 anni fa, sono andata a vivere a Londra, insieme a mio marito. Quando vivevo ancora in Italia, ovviamente mi vestivo in linea con lo stile italiano, che resta sicuramente uno dei più belli e più famosi al mondo. E facendo l'avvocato mettevo tanti tailleur, vestiti e usavo spesso anche i tacchi. Tra l'altro, dove sono nata e cresciuta, in Versilia, questo modo di vestire un po' più formale e sicuramente meno pratico non mi creava particolari problemi perché usavo sempre la macchina per andare ovunque, in tribunale, a fare la spesa o quando uscivo la sera con gli amici. Quando poi mi sono trasferita a vivere in una metropoli enorme come Londra, dove veramente per andare da un quartiere all'altro si usano sempre i mezzi pubblici e si cammina, vi assicuro, tanto a piedi, mi sono resa conto che questo mio modo di vestire non era molto pratico. Solo per andare alla fermata della metropolitana, cambiare linea e arrivare a destinazione, a Londra si macinano chilometri tra scale da scendere e salire e tunnel sotterranei tra una linea della metropolitana e l'altra e pezzi di strada che inevitabilmente bisogna percorrere a piedi. Di sicuro i tacchi e i vestiti attillati non sono di aiuto in questo tipo di contesto, che a Londra direi è all'ordine del giorno. Proprio per questo motivo ho iniziato a indossare abiti più pratici e soprattutto scarpe comode. Ho abbandonato i tacchi e anche le gonne, i tailleur e ho adottato uno stile più sportivo, fatto principalmente di jeans, maglioni e scarpe basse, tipo gli stivali senza tacchi o scarpe da passeggio. Anche gli abiti firmati in realtà sono passati in secondo piano perché agli inglesi non interessano le firme e soprattutto non fanno assolutamente caso a come ti vesti. E questo francamente è un aspetto della società inglese che a me piace molto e che tra l'altro è comune a tutte le realtà, cioè dalle città alla campagna. Insomma, per farla breve, il mio abbigliamento è diventato più semplice, più pratico e direi più svelto. Questa evoluzione del mio modo di vestire, che appunto è iniziata a Londra, è
poi continuata quando mi sono trasferita a vivere a Chawton, nella bellissima campagna dell'Inghilterra del Sud. La vita di campagna in Inghilterra è molto diversa da quella delle città e di Londra in particolare, e l'abbigliamento di chi vive nelle zone rurali riflette proprio questa diversità, oltre a tante tradizioni che sono tipiche di questo mondo. Come tanti inglesi anch'io piano piano ho adattato il mio guardaroba a questo nuovo ambiente e col tempo ho trovato un mio stile. Uno stile che è decisamente country, ma anche strettamente personale e in cui io mi sento perfettamente a mio agio. Ma cosa si intende esattamente con il termine abbigliamento country britannico? Questa espressione si riferisce in generale al tradizionale abbigliamento indossato da persone che vivono o lavorano nella campagna inglese, ad esempio per andare a cavallo, a caccia o per curare il proprio giardino, ma anche per svolgere lavori che sono tipici del mondo rurale, come ad esempio il giardiniere, o più semplicemente per fare una passeggiata nella natura, per andare al pub o per portare fuori il cane. L'abbigliamento country britannico è uno stile ben definito che in realtà è nato più per necessità che per moda. E infatti i capi tipici di questo stile così particolare sono capi comodi e robusti, sono fatti di tessuti resistenti e ovviamente anche idrorepellenti, considerato quanto piove nel Regno Unito. Questi capi hanno i colori tipici della campagna, come ad esempio il marrone, il verde scuro, il beige, il bordeaux. E la ragione è abbastanza intuitiva, perché nascondono meglio lo sporco, che ovviamente è inevitabile quando ti muovi in un ambiente rurale dove piove spesso. Vi immaginate andare a camminare lungo un sentiero infangato della campagna inglese con i pantaloni bianchi o con un vestitino rosso? Diventerebbero marroni dagli schizzi di fango dopo pochi minuti. Quindi meglio usare direttamente il marrone o, che ne so, il verde muschio. Questo abbigliamento, che come vi dicevo è nato in origine per chi lavorava in campagna, ha poi iniziato a diffondersi anche tra le classi sociali più abbienti, a partire dalla metà del 1800. I nobili e gli esponenti della ricca borghesia terriera inglese, che in gran parte vivevano proprio in tenute di campagna più che in città, organizzavano spesso grandi battute di caccia a cavallo con decine di invitati e erano soliti indossare abiti tipici della tradizione country, anche se ovviamente realizzati con tessuti di qualità molto superiore a quelli usati da chi in campagna ci lavorava. Questa usanza ha contribuito a rendere sempre più diffuso questo stile di abbigliamento, trasformandolo in una vera e propria moda. Più recentemente poi lo stile country britannico ha assunto, direi, una popolarità globale, grazie soprattutto a tanti film e serie TV di successo che l'hanno reso famoso in tutto il mondo. Avete presente Downton Abbey o Tutte le creature grandi e piccole? Ecco, allora sapete di cosa sto parlando. Anche la famiglia reale ha avuto un ruolo fondamentale nel successo internazionale dello stile country britannico. Ci sono tantissime immagini della regina Elisabetta, di Lady Diana, ma anche di Re Carlo e della principessa Kate, che sono vestiti proprio in questo stile. Questo avviene soprattutto quando i reali si trovano nelle loro tenute di campagna, come ad esempio a Balmoral in Scozia o a Sandringham in Norfolk, la tenuta dove la famiglia reale trascorre tradizionalmente le feste di Natale, o anche a Highgrove nei Cotswold, la residenza privata e direi il vero e proprio santuario naturale di Re Carlo. In particolare c'è un'immagine molto famosa di Lady Diana che è stata scattata pochi mesi prima del matrimonio con Carlo, in cui Lady Diana indossa pantaloni di velluto marroni, un maglione di lana multicolore e soprattutto i wellies verdi, cioè i tipici stivali di gomma che sono onnipresenti nella campagna inglese. E ha a fianco il futuro marito che è vestito anche lui in perfetto stile da gentiluomo di campagna.
Ecco, questa foto ha fatto il giro del mondo ed è diventata una vera e propria icona dell'abbigliamento country britannico. Come dimenticare poi le tantissime immagini della regina Elisabetta nel suo outfit di campagna preferito, quello per intenderci con la gonna di tweed in tartan scozzese, il giaccone cerato di lana, gli stivali di gomma e l'immancabile foulard legato in testa. Beh, credo che non esista davvero uno spot migliore di questo per lo stile country britannico. Detto questo, vediamo adesso quali sono i capi che assolutamente non possono mancare nel guardaroba di chi vuol vestire in perfetto stile country. Tutti questi capi, tra l'altro, sono adatti sia a uomini sia a donne, anche se ovviamente tra la versione maschile e quella femminile di un particolare capo accessorio ci sono spesso delle leggere variazioni di linea o di design. Ma questi capi vanno bene sia per uomo che per donna. Allora, il primo capo tipicamente country di cui voglio parlare è sicuramente il giubbotto cerato. E qual è il giubbotto country cerato per eccellenza? Ovviamente il Barbour. Il Barbour è un'icona dello stile country britannico e non solo, direi, perché è un capo che è amato e indossato regolarmente da milioni di persone in tutto il mondo. Barbour è un brand inglese storico che è stato fondato alla fine dell'Ottocento da John Barbour e ancora oggi è gestito e di proprietà della famiglia Barbour. Questo brand produce tanti capi di abbigliamento, da maglioni a pantaloni, giacche, vestiti e anche tanti accessori, ma è diventato celebre in tutto il mondo soprattutto per i suoi iconici giubbetti cerati, al punto che quando oggi si dice mi metto il Barbour, al di là del brand, ci si riferisce proprio a questo intramontabile giubbotto. Il Barbour è un capo perfetto per la campagna inglese perché i materiali di cui è fatto sono indistruttibili. Questo cotone cerato, lana, sono materiali isolanti e impermeabili che proteggono sia dalla pioggia sia dal freddo. La versione tradizionale è quella più leggera e si può indossare durante tutto l'anno, visto che nel Regno Unito difficilmente fa molto caldo in estate e comunque mai per periodi lunghi, direi. Per i mesi più freddi si possono usare i modelli imbottiti o anche semplicemente aggiungere un gilet di morbido pile all'interno, tipo questo per intenderci. I giubbotti Barbour sono anche estremamente resistenti e difficilmente si strappano o si rovinano e se ben mantenuti possono durare anni. Anzi, direi che la tradizione tipica della campagna inglese è proprio quella di usare questi capi e anche altri, come ad esempio i giacconi di tweed, per decenni. Anzi, più sono usurati e più mostrano, come dire, i segni del tempo e più sono considerati autentici e vissuti. I Barbour si puliscono anche facilmente con una semplice spugnetta bagnata, ma per chi vive in campagna e li usa abitualmente, qualche macchia di fango secco qua e là non è certo un problema, anzi direi che fa parte del contesto naturale in cui vivi e io questo lo so bene. Negli anni '80 c'è stata una famosa pubblicità di Barbour che diceva "The best British clothing for the worst British weather", cioè il miglior abbigliamento britannico per il peggior tempo britannico. Credo che non si possa trovare uno slogan più azzeccato per questa autentica icona dello stile country britannico. Insomma, al di là del brand, i giubbotti Barbour sono indumenti pratici, comodi, che hanno un bel design e anche particolari di qualità, come ad esempio la tipica fodera interna di lana tartan, che è una fantasia che io adoro. Io e mio marito usiamo i nostri Barbour quasi ogni giorno, al punto che ormai per noi sono diventati, direi, quasi una seconda pelle. Un altro capo che non può assolutamente mancare in un perfetto stile country sono i giubbotti o le giacche di tweed. Avete presente le immagini iconiche di gruppi di persone che vanno a camminare o a caccia nella campagna inglese,
con i tipici giubbotti di lana pesante, gli stivali o le calze di lana spessa al ginocchio e i pantaloni di lana a quadrettoni. Ecco, quello è il tweed e difficilmente si può pensare a un tessuto più britannico di questo. I giubbotti da caccia di tweed, ma anche i blazer da donna e gli eleganti completi a 3 pezzi da uomo sono un classico senza tempo e sono capi molto popolari nell'abbigliamento country britannico. Il tweed è di fatto un tipo di tessuto di lana molto spesso, che viene spesso lavorato a mano e intrecciato in trame diverse a seconda dell'azienda produttrice o anche a seconda della zona di provenienza. È un tessuto naturale caldo e robusto che resiste al freddo e al vento e tiene caldo in tutte le condizioni climatiche. Non a caso è nato in Scozia, anche se poi si è diffuso in tutte le nazioni britanniche. Secondo un famoso modo di dire, in Scozia non esiste il brutto tempo, ci sono solo abiti sbagliati. Ecco, credo che questo detto faccia riferimento proprio al tweed. Oltre a essere robusto, il tweed è anche un tessuto molto versatile, con cui vengono realizzati non solo giacche, cappotti e abiti, ma anche borse e cappelli, e oggi viene prodotto in tanti colori e motivi. Tra i tweed più famosi ci sono l'Harris Tweed, che è originario dell'isola di Harris e Lewis, nelle isole Ebridi esterne, un posto dove io prima o poi voglio assolutamente andare in vacanza, e il Donegal Tweed, che prende il nome dall'omonima contea in Irlanda. Adesso vi racconto una curiosità. Sapete perché si chiama tweed? Per un errore in realtà. Il nome tweed infatti deriva da un'interpretazione errata della parola twill, che è il nome di un tipo di trama dei tessuti, quello con cui le righe sono disposte in diagonale. Visto che questo particolare tipo di tessuto veniva prodotto nei centri tessili che si trovavano lungo il fiume Tweed, che rappresenta lo storico confine tra la Scozia e l'Inghilterra, alla fine la parola twill è stata confusa con la parola tweed. È curiosa questa storia, io francamente non la conoscevo prima di fare le ricerche per questo video. Insomma, se volete vestire in perfetto stile country britannico, un capo di tweed è assolutamente un must. Io amo molto il tweed e, come vedrete più avanti quando vi parlerò dei miei outfit preferiti, ho alcuni capi di questo tessuto che uso regolarmente. Tra i capi poi fondamentali dello stile country britannico c'è il flat cap, cioè un berretto di lana piatto, spesso proprio di tweed, come questo, che si diffuse nei paesi anglosassoni alla fine del XVI secolo. Inizialmente veniva utilizzato solo dalle classi meno abbienti e in particolare solo dagli uomini. Una cosa interessante che ho scoperto sul flat cap e che durante queste ricerche è che il Parlamento inglese introdusse alla metà del 1500 una legge con cui obbligava tutti gli uomini sopra i 6 anni a indossare questo berretto la domenica e i giorni festivi. Se vi chiedete il motivo di questa legge, è semplice, perché si voleva incentivare il commercio della lana, che all'epoca era la principale fonte di ricchezza dell'Inghilterra. Come potete immaginarvi, i nobili e i ricchi proprietari terrieri erano ovviamente esentati dal rispettare questa legge. Alla fine però, col passare degli anni, anche le classi sociali più benestanti hanno iniziato a utilizzare questo tipo di berretto, specialmente durante attività tipiche della campagna, ad esempio le battute di caccia. Oggi il berretto piatto è diventato un'icona dell'abbigliamento country ed è unisex, cioè viene indossato indifferentemente da uomini e donne. Quelli in tweed sono sicuramente tra i più popolari, ma ci sono anche quelli cerati, fatti apposta per i lunghi mesi piovosi, che in Inghilterra non mancano. Se questo cappello poi vi ricorda qualcosa, in particolare la famosa coppola siciliana, avete perfettamente ragione. Sembra infatti che il flat cap sia stato importato in Sicilia nel 1800 da famiglie inglesi che erano emigrate nella bella isola italiana e da allora è stato adottato come un simbolo della identità siciliana.
Ora, io non so se questa sia la vera origine della coppola, ma è sicuramente vero che questi cappelli sono molto simili e che i primi esempi di questo copricapo risalgono proprio al tardo medioevo inglese, quindi sicuramente un legame tra flat cap e coppola esiste. Un altro capo essenziale dello stile britannico, ma di origine più recenti, è il fleece, cioè un maglione o un gilet di pile di lana con la zip e la bordatura di pelle, tipo questo. I fleece si indossano spesso con una camicia a quadri di cotone o di flanella e, oltre a donare un look decisamente country, fanno anche molto caldo. Vengono prodotti in diversi colori, ma quelli più popolari sono sicuramente il verde, il blu e il bordeaux. Sono capi onnipresenti nella campagna inglese perché sono pratici, si possono abbinare un po' con tutto e si lavano in lavatrice e vi assicuro che asciugano molto velocemente. Infine, last but not least, chi vive nella campagna inglese non può non avere gli stivali di gomma, i mitici Wellington Boots o Wellies, come li chiamano familiarmente gli inglesi. Con i Wellies si può andare praticamente ovunque senza bagnarsi i piedi. I Wellies sono un must have per chi vive nella campagna e direi che c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché oggi sono davvero disponibili in tanti colori e fantasie, ad esempio anche a fiori o a pois. Esistono molti brand che li producono, uno dei più noti è Hunter, cioè l'azienda che li lanciò all'inizio del 1800 su imitazioni degli stivali del famoso duca di Wellington, da cui il nome. Ma poi ci sono anche brand come Barbour o brand più di lusso come Le Chameau e Dubarry. Io adoro i Wellies e per 6 mesi all'anno li uso quasi tutti i giorni, perché con questi scarponi di gomma, credetemi, non c'è davvero fango che tenga. Dunque, chiarito quali sono i capi fondamentali dell'abbigliamento country britannico, ognuno poi ovviamente interpreta questo stile come meglio crede. Adesso vi voglio mostrare 4 outfit che io indosso abitualmente e che rappresentano il mio modo di vivere questo stile. Chiaramente questi sono tutti outfit da donna, magari in futuro, in un altro video, vi mostrerò alcuni esempi di un perfetto stile country britannico da uomo. Una breve avvertenza prima di iniziare. Come ho già detto in altri video, io non ho accordi commerciali con nessun brand. Quindi, se cito i nomi di alcune aziende, è solo per darvi alcune indicazioni di dove io compro i miei vestiti country e non necessariamente per invitarvi ad acquistare da questi brand. Ovviamente voi siete liberi di farlo se volete, ma io non ne traggo nessun vantaggio diretto o indiretto. Ecco, chiarito questo punto importante, il primo outfit di cui voglio parlarvi è quello che io uso di solito per andare a camminare nella natura o anche per andare al pub. Come tutte le persone che vivono nella campagna inglese, anch'io amo camminare e anche se non ho il cane da portare fuori, come quasi tutte le persone che vivono a Chawton e direi in tutti i villaggi inglesi, io cammino regolarmente durante tutto l'anno.
In questa foto potete vedere i capi che indosso quando vado a camminare nei mesi autunnali o anche nelle giornate meno fredde in inverno. Allora, questi capi sono il mio Barbour blu, un paio di jeans chiari, un fleece blu scuro, che poi è questo, i miei wellies blu, anch'essi Barbour, una camicia a quadrettoni bianca, beige e blu, sempre di Barbour, il flat cap di tweed e, se fa particolarmente freddo, anche una bella sciarpona tartan di lana che mi tiene il collo bello caldo. Nel complesso si tratta di un abbigliamento molto British, direi comodo, caldo e soprattutto idrorepellente. Insomma, perfetto per l'imprevedibile tempo inglese, specialmente tra ottobre e dicembre. Quando vado a camminare, infatti, mi capita spesso di uscire di casa col cielo coperto di nuvole e di tornare con la pioggia, ma questo outfit è una garanzia per rimanere sempre asciutti, indipendentemente dal tempo. Come dicevo prima, il Barbour e i wellies sono perfetti in questo senso. Con i miei wellies io ho attraversato non solo pozzanghere e zone infangate, ma addirittura piccoli guadi di fiumi o ruscelli, quelli che qui si chiamano ford, e non sono mai arrivata a casa con i piedi bagnati. Il cappello è ovviamente il flat cap, che, come ho spiegato prima, è l'equivalente inglese della coppola italiana. Anche mio nonno la indossava sempre. Quello che vedete nella foto è di tweed ed è prodotto da Walker & Hawkes, che è un altro brand inglese specializzato in abbigliamento country. Anche con questo cappello posso tranquillamente andare a camminare sotto la pioggia, perché il tessuto è trattato col Teflon, una sostanza chimica che praticamente lo rende impermeabile. Ne ho anche un altro di pura lana sui toni del blu che spesso abbino con il mio Barbour. Questo fleece invece, che di solito indosso proprio con questo outfit, è di Alan Payne, uno storico brand inglese di prodotti country che è stato fondato all'inizio del Novecento e che ha sede a Godalming, una bella cittadina nel Surrey, non lontana da Chawton. Ci sono però anche tanti altri brand che producono i fleece, da Riedale a Holland Cooper a Schuffel, che è un'azienda tedesca sempre specializzata in questo tipo di abbigliamento, e anche tanti altri. Come dicevo prima, questo outfit è perfetto non solo per andare a camminare nella natura, ma anche per andare al pub a cena o semplicemente a bere un drink con gli amici, e in generale per girare per villaggi nelle tipiche giornate autunnali inglesi. Il secondo outfit che vi voglio mostrare è uno stile ancora più casual, adatto per la vita di tutti i giorni in campagna, ma anche per andare a camminare lungo sentieri infangati durante i periodi più freddi dell'anno. Questo stile include una camicia a quadretti di cotone spesso direi, color crema, un fleece a forma di gilet di colore verde che ha delle rifiniture in pelle marroni, un paio di pantaloni marroni di velluto a coste, un tradizionale giubbotto da caccia in tweed, il flat cap abbinato che è sempre in tweed, oltre ovviamente agli immancabili wellies. Sia la camicia sia il fleece sono di Alan Payne. Il giubbotto, come il flat cap, è di Walker & Hawkes. È particolarmente spesso ed è idrorepellente, quindi perfetto per quando le temperature scendono anche vicino allo zero. Anche il tweed del giubbotto è trattato con uno strato esterno di Teflon e all'interno ha una membrana, sempre in Teflon, che lo rende non solo completamente isolato dall'acqua e dal vento, ma anche decisamente caldo e resistente. Questi giubbotti sono usati tradizionalmente per andare a caccia, quindi sono proprio fatti per stare ore all'aperto e spesso anche in condizioni meteorologiche estreme, direi. Hanno ampi tasconi frontali dove praticamente si può mettere di tutto, dalle cartucce per il fucile da caccia ai biscottini per il cane.
Poi hanno le tasche imbottite per le mani, che devo dire sono molto comode perché tengono le mani belle calde, e sono giubbotti che non si strappano, anche se restano impigliati in rami o arbusti vari, una cosa che succede spesso quando si va per boschi. Insomma, sono dei veri e propri carri armati, adatti a affrontare qualsiasi situazione, pur però mantenendo uno stile tipicamente country, che è al tempo stesso affascinante e direi inglese per antonomasia. A me questo outfit piace molto e lo uso spesso tra dicembre e marzo, quando qui fa praticamente abbastanza freddo, direi, e le giornate sono rigide e umide. Il terzo outfit che vi voglio mostrare è invece uno stile che potremmo definire country chic, più adatto per andare in giro a visitare villaggi, residenze del National Trust o anche per andare a cena in una delle tante cittadine della campagna inglese. Questo look prevede jeans neri abbinati con un maglione a collo alto di cashmere color cioccolato, un cappottino verde di tweed, stivali di pelle marroni e un cappello sempre marrone con una piuma laterale. Sia il cappotto sia gli stivali sono del brand House of Brewer, un'azienda scozzese che è specializzata nell'abbigliamento country di alta qualità. Io ho scoperto questo brand per caso durante una mia vacanza in Scozia e me ne sono subito innamorata. Il cappottino è di un colore verde scuro e direi che ha una linea classica e slanciata e si chiama Seltenham. È 100% in tweed di lana, un tessuto che si chiama herringbone, cioè fatto praticamente all'isca di pesce. All'interno poi ha una morbida fodera di raso che è tono su tono, che lo impreziosisce e lo rende molto elegante. Gli stivali sono in pelle e si ispirano al tradizionale modello spagnolo da equitazione. Sono impreziositi da un pennacchio che è attaccato alla cerniera e che gli conferisce un tocco di raffinata eleganza country. Pensate che il modello originale di questi stivali è quello di Penelope Chilvers, un capo che è diventato molto popolare nel Regno Unito grazie a diverse foto in cui Kate Middleton è stata ritratta proprio con questi stivali da equitazione. Ovviamente, proprio per questo abbinamento alla principessa del Galles, questi stivali hanno un prezzo molto elevato, circa 500 sterline, cioè 600 euro. Ma ci sono altri brand, tra cui appunto House of Brewer, che hanno riprodotto questo modello a costi un po' più contenuti, pur mantenendo, direi, alti standard in termini di qualità e di design. Sono sicuramente stivali stylish, ma al tempo stesso comodi e pratici, e sono perfetti per camminare su strade sterrate o fangose, e ovviamente anche per andare a cavallo, perché hanno una bella suola di gomma che garantisce un'ottima aderenza al terreno. Il maglione è di cashmere, color cioccolato, ed è di Mahogany Cashmere, un brand inglese che è specializzato esclusivamente in capi cashmere, che ha prodotti molto belli da uomo e da donna, di varia grammatura e qualità. A rifinire il tutto poi ci pensa questo cappello color marrone, nel tradizionale modello fedora. Questo cappello è di pura lana ed è impreziosito da una soffice piuma decorativa sul lato destro. Un tocco direi elegante e raffinato che dona classe a tutto l'outfit. Il quarto outfit infine, che io uso spesso in alternativa a questo di cui ho appena parlato, comprende una giacca verde di tweed col colletto in velluto color marrone, un paio di pantaloni attillati di cotone color crema, la camicia a quadretti crema o anche bianca, un maglione classico di lana pettinata color verde edera, insieme ai miei stivali in pelle marrone e al cappello fedora di cui vi parlavo prima. La giacca è di Harris Tweed originale. L'Harris Tweed è un tessuto di alta qualità e particolarmente spesso, che è realizzato a mano esclusivamente sull'isola di Harris e Lewis, nelle isole Ebridi esterne, che si trovano nella parte nord-ovest della Scozia.
Questo tessuto è prodotto solo con lana vergine proveniente dalle pecore allevate proprio nelle Ebridi. Per questa ragione i capi realizzati con questo materiale tengono incredibilmente caldo e al tempo stesso consentono una traspirazione naturale che da un lato fa sicuramente bene all'organismo e dall'altro evita anche irritazioni alla pelle. La giacca l'ho comprata durante una vacanza nelle Highlands scozzesi in un negozio sull'isola di Skye che si trova di fronte proprio all'isola di Harris e Lewis. È uno dei capi che io amo di più del mio guardaroba e, come si dice qui in Inghilterra, è davvero quintessentially British, cioè britannico per antonomasia. I pantaloni stretch color beige sono di Marks & Spencer, mentre il maglioncino di lana verde è sempre di House of Brewer. Quest'ultimo è sinceramente uno dei miei outfit preferiti perché unisce stile, eleganza e qualità. Allora, spero di avervi dato un'idea di cos'è lo stile country britannico e qualche indicazione utile per creare un vostro modo personale di interpretarlo, ovviamente se questo stile vi piace. Tra i miei 4 outfit, ce n'è uno che preferite o che magari vi piace in modo particolare? E voi? Avete capi che sono in linea con questo modo di vestire così inconfondibile? Come al solito, fatemelo sapere nei commenti. Un caro saluto e a presto con nuovi contenuti sul meraviglioso mondo della campagna inglese. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un like, di condividerlo sui vostri social e di iscrivervi al canale, in modo da ricevere una notifica automatica su YouTube ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie per il vostro sostegno e ciao!